Kitchen! Me l'avete chiesta in tantissimi e quindi oggi per Cooking Nerd realizziamo uno dei piatti più visti nelle serie animate e non. Faremo insieme il sushi. Vi spiegherò passo passo come realizzarlo in casa per voi o per i vostri amici. Pronti? Via! Gli ingredienti di oggi sono riso piccolo chicco tondo, potete comprare l'originario, alga nori, salmone o altro pesce, surimi, avocado o cetriolo, formaggio spalmabile del tipo Philadelphia, uova di pesce oppure del sesamo tostato, aceto di riso o di mele, zucchero, sale. Munitevi anche di stuoietta per arrotolare, pellicola trasparente, ventaglio. Per realizzare il riso al vapore, sciacquate il riso in acqua corrente fredda e strofinatelo delicatamente fra le mani fin quando l'acqua risulterà limpida. Questo passaggio è molto importante e serve per togliere tutto l'amido in eccesso. Mi raccomando, è fondamentale per la buona riuscita del riso. Mettete quindi il riso in una pentola capiente, ricoprite con acqua fredda fino a un dito dalla superficie del riso, dopodiché mettete il coperchio. Mi raccomando, non alzate mai il coperchio perché il vapore è fondamentale per la cottura del riso. Cuocete a fiamma alta fino a bollore, dopodiché abbassate la fiamma e cuocete per altri 15 minuti, oppure 20 se usate 500 o più grammi di riso. Passati i 15 minuti spegnete del tutto la fiamma, lasciate sempre il coperchio messo e lasciate cuocere a vapore per altri 15 minuti. Vi rimando a questo video dove ho realizzato gli onigiri con lo stesso metodo. Una volta che il riso è cotto, mettetelo in un contenitore abbastanza ampio per farlo raffreddare e nel frattempo preparate una ciotolina con l'aceto. Sciogliete nell'aceto lo zucchero e il sale, potete farlo al microonde oppure in un pentolino, l'importante è che sia tutto ben sciolto. Poco alla volta bagnate il riso ancora caldo fin quando il gusto sarà di vostro gradimento, questo servirà non solo a insaporirlo ma anche a renderlo più appiccicoso per quando faremo il sushi. Raffreddate il riso con l'aiuto di un ventaglio fin quando sarà ben freddo e una volta raffreddato preparate tutti gli ingredienti sul vostro piano di lavoro, ricoprite la stuoietta con la pellicola trasparente e possiamo cominciare finalmente a preparare il sushi! Osomaki! Per preparare questo tipo di maki ponete sulla tovaglietta l'alga nori con la parte lucida rivolta verso il basso. Se volete realizzare dei pezzi più piccoli, per esempio per la dimensione del bento, ritagliate l'alga nori a metà. Questo varrà per tutte le preparazioni che faremo anche in seguito. Bagnate per bene le mani così che il riso non si attacchi e prestatelo per bene sull'alga nori fino a riempirla quasi tutta. Lasciate libera una striscetta alla fine che servirà per chiudere il roll. Mettete sul riso il pesce che preferite, nel mio caso il salmone, dopodiché realizzate il primo giro pressando con le dita il condimento verso l'interno. Continuate a girare l'alga su se stessa facendo pressione con la stuoietta per renderla bella compatta. Se il pezzo finale non dovesse attaccarsi per bene, inumidite un pochettino l'alga con un po' d'acqua, dopodiché fate una leggera pressione. Una volta ottenuto il roll, bagnate per bene la lama del coltello e fatelo ogni volta che andrete a tagliare. Ed ecco qui i nostri maki! Uramaki! Per preparare gli uramaki, come abbiamo fatto prima, alga nori con la parte lucida verso il basso, mani bagnate e questa volta riempite tutta l'alga con il riso. A questo punto potete decidere se lasciarla così com'è, cospargerla di semi sesamo tostati oppure come sto facendo io con le uova di pesce che a me piacciono molto. Una volta fatta la vostra scelta, girate l'alga dall'altro lato e ponete sull'alga nori stessa il condimento che preferite. Se unite insieme il salmone, l'avocado e il Philadelphia otterrete un California Roll. Arrotolate adesso l'alga su se stessa pressando il condimento verso l'interno così che sia ben saldo nel primo giro. Dopodiché continuate a rotolare l'alga pressando di tanto in tanto sulla stuoietta, in questo modo avrete un risultato uniforme e compatto. Bagnate la lama del coltello con acqua fredda, fatelo per ogni taglio e in questo modo abbiamo ottenuto anche gli uramaki! Se avete scelto di lasciare il riso in bianco, potete fare questa versione che avevo preparato io a parte, mettendo sul roll delle fettine di salmone. Nigiri! I nigiri sono uno dei miei tipi sushi preferito. Prendete una pallina di riso, ricordate con la mano sempre bagnata, e mettetela nel palmo della vostra mano che dovrà riuscire a contenerla tutta. Con l'altra mano, schiacciate invece con l'ausilio delle dita, la pallina di riso fin quando sarà ben compatta e uniforme. Giratela per questo più volte nella mano. Sistemate la forma e poggiatela nel piano. Adagiate sul riso una fetta di pesce, in questo caso salmone, e fatela aderire per bene. E i nigiri sono pronti! Gunkan-maki. Per chi ama le uova di pesce come me, il gunkan-maki è l'ideale. È una barchetta di riso avvolta da un alga nori. Il procedimento è lo stesso dei nigiri. Ritagliate una striscetta di alga nori che sia leggermente più alta della vostra pallina di riso, dopodiché avvolgetegliela intorno. Per chiudere l'estremità potete inumidirla con un po' d'acqua oppure schiacciare un chicco di riso. Pressate delicatamente la superficie e riempite con le uova di pesce. Sono facilissimi e subito pronti! Temaki. I più esigenti vorranno anche i temaki, che io non sono bravissima a preparare. Questa volta dovrete obbligatoriamente tagliare l'alga per ottenere un rettangolo.
Poggiatela sulla mano con la parte lucida sempre verso il basso e mettete su una bella pallina di riso che dovrete disporre in maniera obliqua come a creare la forma di un chicco di riso gigante. Create un piccolo solco e mettete dentro tutto il condimento che volete, fate in modo che sia parecchio abbondante. Prendete l'angolo esterno e piegatelo verso l'interno, schiacciate per bene per far aderire e avvolgete anche l'altro angolo per ottenere la forma del cono. Per chiudere l'alga inumiditela un po' oppure usate dei chicchi riso che fungeranno da collante. Se volete rendere questo temaki ancora più appetitoso, una volta ottenuto il cono riempite con ancora un po' di riso oppure di condimento. Ed ecco pronto anche il temaki! Ta-dan! Ecco il nostro bellissimo piatto di sushi! Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel like e commentando il video. Condividetelo anche ai vostri amici e se proverete a fare il sushi a casa mandatemi le foto sulla pagina Facebook. Iscrivetevi al canale Inner Kitchen se non l'avete ancora fatto per non perdervi le prossime ricette e mi trovate anche sugli altri social. E non mi resta che mangiarlo. Ciao!